Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi farò una ricetta che ha un nome bellissimo, si chiama lo scrigno di Venere. Sì, è una ricetta che io faccio da tanto tempo, però che si chiamasse lo scrigno di Venere l'ho saputo pochi giorni fa guardando su Instagram Barbieri, che stava preparando l'impiattamento di questo bellissimo piatto. Allora, che cosa sarebbe questo scrigno di Venere? Nient'altro che i tortellini in crosta di pasta brisée. Allora, innanzitutto la pasta brisée io l'ho già fatta, l'ho fatta io e l'ho messa al frigorifero, e quindi poi eventualmente vi andate a vedere per forza se volete, se no la comprate già fatta. Io vi allego nell'info box il video di come fare la pasta brisée. Esatto. E anche il ragù ovviamente l'ho fatto io, info box, besciamella, info box. Parmigiano? No, parmigiano ancora non sono riuscita. I tortellini li ho fatti. I tortellini sì. Questi sono, come dicono qui, sono compri. Allora, le quantità. Diciamo 6 etti di ragù, tolte cipolle e carote, quello rimane più o meno, 450-500 grammi di besciamella, 100 grammi di parmigiano, 2 confezioni di tortellini da, mo vi dico, credo che siano 2,50 queste, esattamente. Cosa dovete fare? Prima cosa, dobbiamo tirare fuori la pasta brisée un pochino prima, perché essendoci il burro deve comunque scaldarsi, ok? Dopodiché, una volta scaldata la pasta brisée, dovete cuocere i tortellini, ma solamente fino a metà cottura. Quindi questi in particolare c'è scritto oh mannaggia, mi pare 2 minuti e mezzo, 3 minuti, una cosa del genere. Quindi 1 minuto e mezzo e li togliete. Perché? Perché comunque poi questo va in forno. Quindi pasta brisée, tortellini, eccetera eccetera, bisogna poi rimetterli nel forno a 190 gradi per circa una mezz'oretta, finché la pasta brisée non diventa bella dorata sulla sommità. Che c'è? Ha alzato la mano come scuola. Eh sì, perché poi ti arrabbi, se no... Io mi arrabbio, no. Sempre. Perché lei mi picchia, quando finiamo il video mi picchia. Signore. È una ricetta lunga, ora pasta brisée a parte, perché comunque... La pasta brisée ci vogliono 5 minuti per farla. Se la comprano anche meno. Benissimo. In questo periodo forse conviene più farla a casa che andarla a comprare. È vero. Che ci si mette di più. Il resto della ricetta è lunga. I ragù ci vogliono almeno un paio d'ore sul fuoco a poppliare, come dicono a Napoli. Non mi ricordo bene, c'è un termine preciso, ma tipo poppiare, una cosa del genere. E questo ci vuole tempo. Certo. La besciamella no, pure questa ci vogliono 10 minuti, cioè niente di che. Parmigiano compri fatto, tortellini idem con patate. Ed è una ricetta a basso costo? Sì, perché comunque tra questo, quello e quell'altro, considerato che è un piatto con cui ci mangiano 6 persone abbondantemente, direi che è a basso costo. A posto. Allora ci vediamo. Abbiamo finito le domande? Sì. Meno male. Ci vediamo quando la nostra pasta brisée si è un pochino ammorbidita. Va bene? Ciao a tutti! Allora, la nostra pasta brisée è sempre duretta ma si è ammorbidita. A questo punto prendiamo un tappetino di silicone oppure della carta da forno e iniziamo a stenderla. Ecco perché io dico sempre di farla già a rotolo, perché è molto più semplice poi dopo trovarsela già pronta. Però comunque, come vedete, non è che sia difficilissimo poi stenderla anche da freddina, diciamo, via.
Ho foderato uno stampo e l'acqua salata per cuocere i tortellini è già su. A proposito, piccolo errore, ero convinta che la cottura di quei tortellini si aggirasse intorno ai 3 minuti, invece no, di quei tortellini in particolare sono 10 minuti di cottura, ok? Quindi voi quando sono a 6 minuti più o meno li dovete scolare, perché poi comunque la cottura la continueranno nel forno. Questo foglio di pasta brisè lo dovete stendere fino a che non diventa di pochi millimetri. Ragazzi, siamo anche su Instagram, venite a cercarci, che anche lì mettiamo le foto. Beh, certo, i video ancora non abbiamo l'abilità di farlo. No. Faremo anche questo. Faremo anche quelli. Anche perché magari su Instagram possiamo taggarci a vicenda, quindi cercateci, seguiteci. Che cercateci. Che ci facciamo pubblicità a vicenda. Penso sia abbastanza grande, però adesso. Abbastanza. Voglio portarla. Ecco qua. Voglio vedere lo spessore. Sì, ci siamo. A questo punto prendiamo tutto il tappetino, è semplice, e giriamo la pasta in questo modo. Togliamo il tappetino, voilà, e iniziamo a fare il nostro scrigno di Venere. Deve essere molto buono. Beh, A parte che anche perché l'hai già mangiato, sì, ti è piaciuto, quindi. E in ogni caso le ricette di Barbieri sono ottime. No, questa non è la ricetta di Barbieri. No, l'ha fatta lui, però comunque per farla anche lui, tu l'hai vista su Instagram fatta da Barbieri. No, io ho visto solo che lui faceva, toglieva una cosa da uno stampo e la chiamava lo scrigno di Venere. Ah, ok. Punto. Ecco. Cominciamo, Quindi è lui che ha copiato te. Ma che mi ha copiato? Copione. Ah, sì. Mamma mia. Appena lo incontro. La bravura di Barbieri, per carità. Appena lo incontro glielo dico. Sì, certo, mi raccomando, salutamelo quando lo vedi. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Aspettiamo che, ecco, l'acqua sta bollendo e metto giù i tortellini, quindi ci rivediamo a tortellini conditi, o meglio, tortellini da condire. A dopo. Allora, abbiamo scolato, come vi ho detto, i tortellini a 6 minuti precisi. Adesso li stiamo... Sarebbero già buoni così, Beh, no, 6 minuti sono crudi, amore. No, parlavo del ragù. Ah, ho fatto un ragù veramente denso, diciamo, Oh, è importante una cosa, tenere il ragù nel frigorifero. Per quale motivo? Perché, dato che i tortellini saranno incandescenti, in questo modo non rischiamo che si va a sciogliere la brisè una volta che andremo a metterli. Quindi con il sugo gelato praticamente da frigo, vedete, non fumano più, c'è un motivo. Tanto poi si ririscaldano. Esattamente. Mettiamo tutto insieme e andiamo a mescolare di nuovo. Non è un piatto proprio estivo. Assolutamente no. E non è neanche un piatto ipocalorico, no.
Però nelle diete No, particolari no, dicono- no, 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 t'assicuro no. Ok, a questo punto andiamo a mettere i nostri tortellini. Guardate che meraviglia. Voilà. E ora l'andiamo a ricoprire in questo modo, lasciando Comino. più di un comino, una bella apertura nel Un centro, bucotto. un bel bucotto esattamente. Eccolo qui. In forno preriscaldato a 190 gradi per almeno 30-35 minuti, ok? Ci vediamo dopo. Questa è la creatura appena uscita dal forno. No, ma No, non è cioè, vero. in realtà è appena uscita dal forno, ma si è cotta. Abbiamo aspettato 10 minuti per farla raffreddare Esatto. e toglierla dal cerchio. Esatto. Il famoso cerchio. E dicevi c'era una piccola correzione. Sì, perché mi sono purtroppo, scusate, ho dimenticato di dire che va cotta 35 minuti in forno statico e 10 minuti in forno ventilato. È bella, eh? Bellissima. Sì, sì. Adesso l'apriamo anche, eh? Ovviamente sarà morbida all'interno, deve esserlo per forza perché sennò l'importante è crocchia la pasta, fantastico. Devi prendere un piatto. Sì, sì, lo prendo subito. Guardate, guardate che meraviglia, guardate come rimane compatto. Questo è rimasto qui e non lo mettiamo. E indovinate un po' chi lo assaggia adesso? È una meraviglia e mi toccherà pure assaggiare questo qui che sporge. Guarda che scotta, attento. Ragazzi, è buonissimo. Fa così con la mano, quindi vuol dire che va Non ti bene. non vedo nemmeno te, tanto. Ragazzi, provate a farlo. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao!